Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Per questo tutorial sto realizzando il filato Lana Carezza Batik della Tresfere. Questo filato lo potete trovare sul sito dello shop Tresfere sito web. Vi lascio nell'info box tutti i link. È 100% acrilico, però è un filato molto morbido. Per quanto riguarda la composizione e la grandezza del filato, come ho detto prima, è 100% acrilico. Ogni gomitolo è da 100 grammi e il filo è lungo 380 metri, quindi ha una buona resa. L'uncinetto indicato è il 3 e il 3,5, però io per il mio progetto lo sto lavorando con l'uncinetto numero 4 per farlo venire più morbido. Come vedete io sto usando queste sfumature che vanno dal celeste, dal bianco, dal celeste scuro e anche dal beige e dal verde. Sono delle sfumature molto belle. Adesso possiamo iniziare. Prima di iniziare vi spiego come ho diviso il mio sprone. Io sto lavorando su uno sprone rettangolare. Ho avviato una catenella di 84 maglie. A queste 84 ho aggiunto altre 4 catenelle che sono i nostri angoli dove dobbiamo fare gli aumenti e lavorare il nostro motivo. Quindi una catenella qui, una catenella qui, una catenella qui e una catenella qui. E qui lavoreremo i nostri aumenti. Quindi da 84 ho 88 catenelle. Però io ho diviso 84, che è il primo numero, diviso 6 per ottenere la parte più corta, quindi il lato più corto, e i lati corti sono di 14 catenelle. Poi a 14 ho fatto 14 per 2 e ho raddoppiato per avere il lato lungo del dietro e il lato lungo del davanti, quindi 28 sul dietro e 28 sul davanti. Se invece voi volete uno sprone più profondo, invece di 84 potete fare 90 catenelle. Al 90 dovete aggiungere 4 e sono 94 catenelle. Però dobbiamo prendere il primo numero, che è 90, e dividere per 6. Il risultato, che è il lato corto, che è 15, sarà il nostro lato corto. Quindi 15 e 15. Per calcolare, per avere il lato lungo, dobbiamo, ecco qua, dobbiamo fare 15 per 2 e abbiamo 30 sul dietro e 30 sul davanti. Quindi dobbiamo montare un totale di 94 catenelle. Nel mio caso invece sono 88 catenelle. Devo avviare una catenella di 88 maglie. Una volta montate le 88 catenelle, chiudo in cerchio con una maglia bassissima. Quindi entro nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Inizio direttamente con un aumento, quindi faccio 3 catenelle, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta. Adesso devo lavorare il lato corto con 14 maglie alte, quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e vado avanti fino a lavorare 14 maglie alte. Lavorate le 14 maglie alte, filo sull'uncinetto, vado dove ho la catenella a fianco e lavoro il mio aumento, che consiste in una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, un'altra maglia alta. Quindi qui abbiamo la nostra spalla. Adesso devo lavorare 28 maglie alte che riguardano il nostro dietro. Quindi filo sull'uncinetto, vado a fianco e lavoro la mia prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta,
Ci vediamo quando arriviamo a 28 maglie alte. Finito di lavorare il dietro con 28 maglie alte, filo sull'uncinetto, vado dove ho la catenella a fianco e lavoro l'aumento. Maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta. Adesso di nuovo dobbiamo lavorare l'altra spalla e dobbiamo lavorare 14 maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, a fianco la seconda maglia alta e vado avanti fino a terminare le 14 maglie alte. Finite anche qui le 14 maglie alte, lavoriamo l'aumento, quindi nella catenella a fianco lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E adesso devo continuare con le 28 maglie alte e chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi nella catenella a fianco lavoro la prima maglia alta e a fianco una seconda maglia alta e continuo fino a 28 maglie alte. Finito di lavorare il nostro giro, chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso con una maglia bassissima mi porto al centro delle 2 catenelle. A questo punto lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e sempre all'interno altre 2 maglie alte. Questo ci serve per iniziare a formare le nostre foglioline. Una catenella, rientro nello spazio delle 2 catenelle, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso devo saltare 3 maglie alte di base. Faccio una catenella, salto 1, 2, 3 e nella quarta maglia alta lavoro la prima maglia alta e vado avanti e mi fermo anche dall'altra parte 4 maglie alte prima. Quindi proseguite e ci vediamo dall'altra parte. Sono arrivata dove ho l'altro aumento. Ho lavorato l'ultima maglia alta e adesso devo saltare 3 maglie di base, 1, 2, 3. Devo entrare direttamente, quindi faccio una catenella, entro direttamente dove ho le 2 catenelle di separazione. Quindi ogni volta dobbiamo saltare 3 maglie di base e lavorare nella quarta maglia alta una maglia alta. Quindi entro a questo punto e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, rientro nello stesso punto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, salto contando questa dell'aumento dove abbiamo fatto la maglia alta dell'aumento del punto V e contiamo 1, 2, 3, nella quarta lavoro una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, quindi andiamo avanti fino a lavorare tutta la riga, dobbiamo saltare sempre 3 maglie alte di base. Comunque andate avanti e vi faccio rivedere. Ho lavorato le mie maglie alte, ho fatto la catenella di separazione, salto 1, 2 e 3, entro direttamente dove ho il punto V e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, rientro, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, salto 1, 2, 3 e lavoro maglie alte fino a terminare il giro. Quindi arrivata pure dall'altra parte dobbiamo sempre saltare 3 maglie di base e entrare direttamente nel punto V e lavorare 3 maglie alte, una catenella di separazione e 3 maglie alte. Poi saltiamo anche 3 maglie di base, nella quarta lavoriamo la prima maglia alta. Continuate questo fino a terminare il giro. Arrivata al termine del giro,
ho fatto l'ultima maglia alta, l'ultima catenella di separazione, salto sempre 3 maglie di base, 1, 2, 3 e mi ritrovo dove abbiamo iniziato il nostro lavoro e chiudo con una maglia bassissima prendendo però la maglia alta in rilievo avanti, perché adesso dobbiamo lavorare le maglie alte in rilievo avanti. Faccio 3 catenelle, quindi ve lo faccio rivedere. Una volta arrivata alla fine, con l'uncinetto entro, sposto le 3 catenelle sul davanti e chiudo con una maglia bassissima. Adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3. Una maglia alta in rilievo l'abbiamo fatta, vado a fianco e con l'uncinetto entro dal dietro, sposto l'asola della maglia alta sul davanti e lavoro una maglia alta. Prendo la maglia alta sul davanti e lavoro la maglia alta. Adesso una catenella di separazione. All'interno lavoro il punto V, maglia alta, catenella, rientro nello stesso punto, maglia alta. Adesso faccio di nuovo una catenella di separazione. Fatta la catenella devo ripetere la stessa cosa dall'altra parte, quindi filo sull'uncinetto, vado sulla prima maglia alta a disposizione, la prendo sul davanti, la sola la sposto sull'uncinetto e lavoro una maglia alta. Vado con l'uncinetto dal dietro, sposto la maglia alta sul davanti e lavoro la maglia alta in rilievo avanti. Vado a fianco e faccio la stessa cosa, prendo la maglia alta, la sposto sull'uncinetto e lavoro la maglia alta. Adesso una catenella di separazione e a questo punto dobbiamo lavorare l'aumento e lo lavoriamo dove abbiamo le catenelle di separazione. Quindi qui formiamo le nostre foglioline e dove abbiamo le catenelle formiamo i nostri aumenti. Entro nella catenella e lavoro la prima maglia alta e adesso lavoro maglie alte su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare dall'altra parte dove abbiamo le 3 maglie alte dell'angolo. Sono arrivata dove abbiamo le 3 maglie alte per formare il nostro motivo. Quindi lavoro l'ultima maglia alta sulla maglia alta sottostante. All'interno della catenella una maglia alta. Adesso catenella di separazione. A questo punto le 3 maglie alte e lavoro 3 maglie alte in rilievo avanti. Quindi con l'uncinetto entro dal dietro, sposto la maglia alta sull'uncinetto e lavoro la maglia alta. A fianco sempre sposto la maglia alta sull'uncinetto e lavoro una seconda maglia alta e poi l'ultima maglia alta in rilievo avanti. Una catenella, qui dove ho la catenella lavoro un punto V, maglia alta, catenella e maglia alta sempre all'interno. Questo punto V ci servirà dopo per formare di nuovo le 3 maglie alte che dobbiamo formare l'altra fogliolina. Quindi catenella di separazione, entro con l'uncinetto dal dietro, sposto la maglia alta sul davanti e lavoro la prima maglia alta in rilievo avanti. Filo sull'uncinetto, sposto di nuovo la maglia alta sul davanti, una seconda maglia alta e l'ultima maglia alta in rilievo avanti. Sempre la nostra catenella di separazione e adesso all'interno della catenella facciamo un aumento e vado avanti in questo modo fino a finire tutto il giro. Vi faccio vedere l'ultima volta quando arrivo dall'altra parte e poi finiamo tutto il giro. Sono arrivata dall'altra parte dove abbiamo le 3 maglie alte, quindi lavoro l'ultima maglia alta sulla maglia alta, all'interno della catenella lavoriamo un aumento, una catenella di separazione e lavoro le 3 maglie alte in rilievo avanti. Questa è la prima, questa è la seconda maglia alta e la terza maglia alta.
una catenella di separazione e all'interno della catenella sottostante lavoro un punto V, maglia alta, catenella e maglia alta, catenella. Adesso vado dove ho le 3 maglie alte e lavoro 3 maglie alte in rilievo avanti. Questa è la prima, una seconda maglia alta in rilievo avanti e una terza maglia alta. Adesso catenella di separazione e dove ho la catenella lavoro l'aumento. Quindi proseguite questo fino a terminare il giro. Dove abbiamo la catenella lavoriamo un aumento, maglie alte su maglie alte, e dove abbiamo le 3 maglie alte lavoriamo 3 maglie alte in rilievo avanti, all'interno della catenella un punto V e 3 maglie alte. Proseguite questo fino a terminare il giro. Sono arrivata al termine del giro, quindi lavoro una maglia alta all'interno della catenella di separazione, che è il nostro aumento. Una catenella di separazione, quindi ogni volta il nostro lavoro crescerà grazie agli aumenti che faremo nelle catenelle di separazione. Adesso devo chiudere con una maglia bassissima e con l'uncinetto entro sempre dal dietro e sposto le 3 catenelle sul davanti e chiudo con una maglia bassissima. Adesso da questo giro dobbiamo iniziare a chiudere la nostra foglia, quindi dobbiamo lavorare le prime 2 maglie alte chiuse insieme e una maglia alta normale. Il punto V non lo tocchiamo, all'interno dobbiamo sempre lavorare un altro punto V. Inizio con 2 catenelle che è la maglia alta chiusa insieme. A fianco entro dal dietro, sposto la maglia alta sull'uncinetto e lavoro la maglia alta. Ho chiuso le prime 2, a fianco lavoro la maglia alta normale, quindi mi ritrovo con 2 maglie alte invece di 3, 2 catenelle questa volta. All'interno del punto V lavoro una maglia alta, 3 catenelle di separazione e sempre all'interno una maglia alta. Lavoriamo 3 catenelle perché dal giro successivo dobbiamo riformare la nostra foglia con le 3 maglie alte all'interno del punto V. 2 catenelle e qui invece sempre la maglia alta del punto V non la tocco. Devo lavorare una maglia alta chiusa normale, quindi in rilievo normale, e a fianco invece le ultime 2 dobbiamo lavorare 2 maglie alte in rilievo chiuse insieme. Quindi entro con l'uncinetto dal dietro e sposto la maglia alta sul davanti e chiudo una volta sola. Filo sull'uncinetto, vado sull'ultima maglia alta, prendo il filo e chiudo. Adesso chiudo tutte le asole insieme e quindi mi ritrovo anche qui con 2 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, entro dove ho la catenella di separazione e lavoro le maglie alte come si presentano. Quindi maglia alta su maglia alta. Proseguite questo e vi faccio vedere dall'altra parte come lavorare la nostra foglia. Sono arrivata anche dall'altra parte dove ho l'angolo per lavorare il motivo, quindi lavoro una maglia alta nella catenella, catenella di separazione. Le prime 2 maglie alte le lavoro chiuse insieme, quindi le 2 maglie alte in rilievo avanti le lavoriamo insieme, quindi chiudo, prendo con l'uncinetto la maglia alta, la sposto sull'uncinetto e chiudo una maglia alta a metà. Vado sulla maglia alta in rilievo, prendo il filo e chiudo una volta. Adesso chiudo tutto insieme. Lavoro la maglia alta che abbiamo a fianco normale, quindi maglia alta in rilievo avanti. Adesso 2 catenelle di separazione. Entro all'interno del punto V e lavoro una maglia alta, 3 catenelle di separazione e sempre all'interno una maglia alta. Quindi stiamo ripetendo come abbiamo fatto da questa parte. 2 catenelle di separazione. La prima maglia alta, quindi dobbiamo lavorare su queste 3 maglie alte in rilievo. La prima maglia alta la lavoro normalmente in rilievo avanti. Filo sull'uncinetto, la maglia alta a fianco, sempre in rilievo, la lavoro a metà.
filo sull'uncinetto, affianco, maglia alta chiusa a metà. Adesso mi ritrovo le asole sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Una catenella, lavoro la maglia alta nella catenella di separazione perché è il nostro aumento, e maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Vi faccio vedere dall'altra parte e poi continuate come abbiamo fatto i primi due angoli. Arrivata dall'altra parte, quindi sempre il nostro aumento nella catenella di separazione. Una catenella. A questo punto le prime due maglie alte in rilievo le lavoro chiuse insieme, quindi prendo il filo, chiudo a metà. Filo sull'uncinetto, maglia alta in rilievo avanti e chiudo a metà. Adesso chiudo tutto insieme. A fianco maglia alta chiusa normale. 2 catenelle di separazione. All'interno del punto V lavoro maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Adesso lavoro 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Allora la prima maglia alta la lavoro normale in rilievo avanti. Le ultime due invece le dobbiamo chiudere insieme, quindi prendo la maglia alta, la sposto sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo a metà. Filo sull'uncinetto e la seconda maglia alta sempre chiusa a metà. Chiudo tutte insieme e mi ritrovo con 2 maglie alte in rilievo. Come vedete questa è la forma della foglia. Una catenella e proseguo questo fino a terminare il giro. Ci vediamo al giro successivo. Sono arrivata al termine del giro e come vedete con gli aumenti che facciamo all'interno delle catenelle il nostro sprone inizia a crescere e si sta formando anche la prima foglia. Quindi adesso dobbiamo lavorare le 2 maglie alte in rilievo, le dobbiamo lavorare chiuse insieme e qui dobbiamo lavorare le 3 maglie alte per formare un'altra foglia. Quindi una volta che ho lavorato la maglia alta nella catenella faccio una catenella di separazione e chiudo al centro con una maglia bassissima. Adesso lavoro 2 catenelle che sono la mia maglia alta chiusa a metà e vado sulla maglia alta a fianco, la lavoro sempre in rilievo e chiudo tutto insieme. Ecco qui la foglia che si è chiusa. 2 catenelle di separazione. Qui all'interno lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Sto preparando le maglie alte per la foglia che dobbiamo iniziare a lavorare. Una catenella e 3 maglie alte all'interno. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Qui ho le 2 maglie alte in rilievo, le chiudo insieme. Quindi la prima chiudo una maglia alta a metà e queste due mi risultano una e la lavoro a metà e adesso chiudo tutte insieme. A questo punto faccio una catenella di separazione e lavoro le maglie alte così come si presentano. Ci vediamo dall'altra parte e vi faccio rivedere come lavorare. Arrivata a questo punto lavoro la stessa cosa, la maglia alta nella catenella. Una catenella di separazione, le 2 maglie alte chiuse insieme, prendo attraverso tutte e 2 le maglie alte e chiudo una maglia alta a metà e l'ultima maglia alta in rilievo avanti la chiudo anche a metà. Adesso chiudo tutto insieme. 2 catenelle. Entro dove ho il punto V e lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e 3 maglie alte all'interno. 1, 2 e 3. A questo punto invece facciamo 2 catenelle di separazione. La maglia alta in rilievo avanti la lavoro a metà, quindi prendo la maglia alta dal davanti e lavoro una maglia alta a metà. Queste due che sono una le entro e attraverso con l'uncinetto attraverso tutte e 2 le maglie alte, prendo il filo, lo faccio rivedere, quindi passo dal di dietro, sposto le 2
maglie alte sull'uncinetto e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Catenella di separazione e vado avanti fino a terminare il giro e vi faccio rivedere come ricominciare a lavorare la foglia e poi andate avanti per la vostra larghezza. Se casomai all'interno avete un seno più abbondante, sul davanti potete aggiungere qualche maglia alta in più, lavorando il dietro con una catenella e una maglia alta nella catenella di separazione. Sul davanti invece, mentre misurate, vi rendete conto se volete aumentare, quindi nella catenella di separazione potete lavorare 2 maglie alte. Comunque andate avanti e poi vi faccio rivedere come continuare il motivo. Sono arrivata al termine del giro e quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta. Qui ho la catenella, lavoro la maglia alta, una catenella di separazione e adesso devo chiudere con una maglia bassissima all'interno della maglia alta che abbiamo chiuso a metà. Ecco come si presenta la nostra foglia. Adesso dobbiamo lavorare le maglie alte come si presentano per quanto riguarda lo sprone e dobbiamo costruirci di nuovo un'altra foglia. Quindi con maglie bassissime mi porto sulla maglia alta, quindi vado dove ho le catenelle di separazione, lavoro una maglia bassissima, vado qui e lavoro una maglia bassissima e inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. A questo catenelle normali. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta in rilievo avanti e a fianco una terza maglia alta in rilievo avanti. Quindi stiamo lavorando dal giro numero 2. A questo punto dobbiamo lavorare il ventaglietto, quindi una catenella, entro all'interno della catenella, lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso devo lavorare le 3 maglie alte in rilievo avanti. Quindi entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta in rilievo avanti. A fianco una seconda maglia alta in rilievo avanti e una terza maglia alta in rilievo avanti. Adesso a questo punto dobbiamo fare 2 catenelle di separazione e le facciamo solo quando abbiamo le 3 maglie alte in rilievo avanti per poter saltare le 2 catenelle e la chiusura della prima foglia. Quindi lavoro 2 catenelle di separazione e vado direttamente nella catenella di separazione per lavorare le maglie alte e lavoro una maglia alta che è il nostro aumento e maglie alte su maglie alte sottostanti. Andate avanti e ve lo faccio rivedere dall'altra parte. Sono arrivata anche dall'altra parte, quindi ho fatto l'ultima maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nella catenella di separazione che è il nostro aumento, 2 catenelle di separazione questa volta e vado direttamente sulle 3 maglie alte, quindi salto questa, salto le 2 catenelle e vado a lavorare sulle 3 maglie alte, lavorandole in rilievo avanti, quindi una maglia alta in rilievo avanti, una seconda maglia alta in rilievo avanti e una terza maglia alta in rilievo avanti. A questo punto una catenella e all'interno della catenella di separazione lavoro il punto V. Catenella e maglia alta, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Siamo al giro numero 2. Una catenella di separazione e lavoro le 3 maglie alte in rilievo avanti. Quindi questa è la prima, una seconda maglia alta in rilievo avanti e una terza maglia alta in rilievo avanti. Di nuovo 2 catenelle di separazione, 1 e 2, quindi salto le 2 catenelle, il motivo della prima foglia che abbiamo chiuso e vado direttamente nella catenella per fare l'aumento. E quindi ripetete il giro come vi ho fatto vedere fino a terminare e chiudere con una maglia bassissima. Ci vediamo al termine del giro e vi faccio vedere come iniziare a diminuire e poi proseguite sempre questa sequenza.
sono arrivata a chiudere il giro, quindi lavoro una maglia alta nella catenella facendo il nostro aumento, 2 catenelle di separazione e mi chiudo con una maglia bassissima prendendo la maglia alta dal dietro spostandola sull'uncinetto. Adesso dobbiamo lavorare il giro numero 3 dove dobbiamo chiudere le prime 2 maglie alte per poter iniziare a chiudere la foglia e avere 2 maglie alte in rilievo sull'uncinetto. Quindi faccio 2 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta normale e a fianco una maglia alta normale. Quindi le prime 2 le ho chiuse insieme perché facendo 2 catenelle è come se facessimo una maglia alta chiusa a metà. 2 catenelle di separazione, all'interno lavoro una maglia alta, 3 catenelle di separazione e una maglia alta. Quindi dal giro successivo iniziamo a lavorare di nuovo le 3 maglie alte all'interno del punto V. Adesso 2 catenelle e una maglia alta, dobbiamo lavorare sulle 3 maglie alte in rilievo, non considerando il punto V. Quindi la prima maglia alta la lavoro in rilievo normale e le ultime 2 invece le lavoro a metà. Questa è la prima maglia alta chiusa a metà e la seconda maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. Adesso una catenella di separazione. Qui abbiamo 2 catenelle di separazione, però io all'interno ne lavoro sempre una, ma se voi volete lavorare 2 maglie alte potete farlo tranquillamente. Io ne lavoro una, altrimenti mi viene troppo largo. Quindi lavoro il mio aumento e adesso maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Vado avanti e vi faccio vedere dall'altra parte come lavorare. Sono arrivata anche dall'altra parte e dove ho le catenelle di separazione ne lavoro una. Quindi ogni volta che dobbiamo fare l'aumento lavoriamo sempre nelle catenelle di separazione. A questo punto lavoro una catenella di separazione e vado sulle maglie alte, sulle 3 maglie alte lavoro le prime 2 chiuse a metà. Questa è la prima e questa è la seconda. Adesso chiudo tutti insieme e maglia alta a fianco lavorata normalmente. 2 catenelle di separazione, all'interno del punto V lavoro maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, 2 catenelle di separazione, qui una maglia alta la lavoro normalmente e a fianco invece dobbiamo chiudere le 2 maglie alte in rilievo, quindi una la lavoro a metà, a fianco una maglia alta chiusa a metà, chiudo tutte insieme. Adesso una catenella di separazione e una maglia alta nelle 2 catenelle per fare l'aumento. Vado avanti e ci vediamo al termine del giro. Mi ritrovo alla chiusura del giro, quindi dobbiamo chiudere questa fogliolina e iniziarne un'altra. Lavoro la maglia alta nella catenella di separazione, una catenella e adesso chiudo con una maglia bassissima e devo lavorare invece di 2 maglie alte in rilievo, adesso 2 maglie alte chiuse insieme. Iniziamo sempre con 2 catenelle, vado a fianco e lavoro la maglia alta e quindi ho chiuso anche questa fogliolina. 2 catenelle, all'interno del punto V lavoro 3 maglie alte, quindi stiamo preparando un'altra fogliolina, ne chiudiamo una e ne prepariamo un'altra. Una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A questo punto faccio 2 catenelle di separazione. Vado sulla prima maglia alta e chiudo una maglia alta a metà. Qui da 2 ho 2 maglie alte ma risultano una perché le ho chiuse insieme. Con l'uncinetto le prendo tutte e 2 e chiudo una maglia alta a metà e chiudo tutte insieme. Adesso una catenella di separazione e entro nella catenella e faccio l'aumento e maglia alta su maglia alta.
Quindi proseguite questo fino a terminare il giro. Ricordatevi che dove facciamo l'aumento facciamo solo una catenella di separazione. Quindi proseguite, vi faccio vedere l'ultima volta e poi vi faccio rivedere come iniziare l'altro giro e poi si va avanti fino alla lunghezza. Sono arrivata al termine del giro e adesso dobbiamo chiudere questa foglia con maglie bassissime, ci portiamo sulla maglia alta e dobbiamo lavorare le maglie alte in rilievo avanti, formando un'altra foglia. Quindi ho già chiuso con una maglia bassissima, vado nella catenella a fianco e chiudo con una maglia, entro dove ho la maglia alta e lavoro una maglia bassissima e 3 catenelle, 1, 2 e 3. A questo punto vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Faccio una catenella di separazione e al centro lavoro il punto V, che consiste in una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Una catenella di separazione e lavoro le maglie alte in rilievo. 1, 2 e 3. A questo punto faccio 2 catenelle di separazione perché devo saltare le 2 catenelle, il motivo della foglia che abbiamo chiuso, e vado direttamente nella catenella di separazione per fare una maglia alta e lavoro maglia alta su maglia alta. Quindi dobbiamo proseguire questo per tutto il giro. Dal giro successivo invece dobbiamo lavorare le maglie alte chiuse insieme, quindi lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme e una maglia alta normale e sempre l'aumento dove abbiamo le catenelle di separazione, però facciamo una catenella e le maglie alte sulle maglie alte. Dove abbiamo il punto V lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Andate avanti come vi ho fatto vedere fino adesso, fino alle vostre lunghezze. Io poi vi dico quanti centimetri ho raggiunto per arrivare alla mia lunghezza. Sono andata avanti con la lavorazione e come vedete anche con gli aumenti sono andata avanti. Quindi in ogni catenella di separazione ho fatto una maglia alta. Se invece voi avete il seno abbondante, sul davanti fate 2 maglie alte, però non le fate consecutive, altrimenti non viene molto regolare il davanti. Quindi le inserite ogni volta che vi rendete conto che dovete aumentare. Per quanto riguarda la larghezza sono arrivata a 40 cm sul davanti e 40 sul dietro, quindi mi trovo bene. E il raglan sono di 18 cm. Adesso devo unire il davanti con il dietro e faccio in questo modo. Siccome non voglio continuare il motivo, mi fermo qua. Lavoro solo maglie alte. Però io ho terminato con il motivo delle 2 maglie alte chiuse insieme e una, però faccio in questo modo. A questo punto continuo e chiudo la mia foglia per dare una, diciamo, una lettura diversa per quanto sto chiudendo la foglia. Adesso lavoro maglia alta nella catenella, maglia alta sulle 3 maglie alte, quindi lavoro le 3 maglie alte normali, una maglia alta all'interno, il punto V, scusate, una maglia alta, quindi prendo la maglia in questo modo, lavoro una maglia alta all'interno delle catenelle di separazione e dove abbiamo il punto, le 3 maglie alte, quindi qui all'interno lavoriamo una maglia alta su maglia alta. Sono 3, lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una maglia alta all'interno della catenella e qui lavoro la maglia alta in rilievo e chiudo a metà. E maglia alta a rilievo, chiudo a metà e ho chiuso il motivo, quindi vado avanti in questo modo tranquillamente. Qui lavoro dove abbiamo la catenella, lavoriamo una maglia alta e a questo punto solo maglie alte, non dobbiamo aumentare più.
Andate avanti, vi faccio rivedere dall'altra parte come chiudere. Sono arrivata anche dall'altra parte per chiudere la manica del davanti con il dietro. Quindi lavoro una maglia alta nella catenella. Non faccio catenelle di separazione, vado direttamente dove ho le due maglie alte chiuse insieme, le prendo in rilievo e chiudo a metà. Così ho finito anche da questa parte il motivo della foglia. Una catenella nelle due catenelle di separazione e maglia alta sulle 3 maglie alte sottostanti. Una maglia alta al centro della catenella di separazione, quindi poi prendo in questo modo l'altra manica e lavoro la maglia alta. Dove sta? Ecco qua, la maglia alta e le 3 maglie alte le lavoro normalmente, 1, 2 e 3, una maglia alta, qui non faccio le catenelle, quindi una maglia alta qui. Facendo in questo modo abbiamo ancora più larghezza, perché noi stiamo lavorando anche nelle catenelle di separazione, non stiamo saltando, quindi qui una maglia alta a metà e quindi una maglia alta a metà e chiudo insieme. Qui lavoro un'altra maglia alta, quindi come ho detto prima, facendo in questo modo, lavorando nelle catenelle, stiamo dando qualche altro centimetro in più di larghezza alla nostra maglia. Andate avanti e poi vi faccio vedere come continuare e poi proseguire per la vostra lunghezza. Sono arrivata al termine del giro, quindi concludo il mio giro lavorando nella catenella e lavoro una maglia bassissima qui al centro. Adesso lavoro 3 catenelle e maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Faccio vedere anche come lavorare su dove ho lavorato le catenelle, quindi qui la maglia alta, qui una maglia alta e qui la maglia alta. Adesso dobbiamo proseguire maglie alte su ogni maglia alta fino alla nostra lunghezza. Se casomai volete fare degli aumenti, quando arrivate alla vita volete aumentare la parte di sotto del bacino per farla venire più larga, quando lavorate le maglie alte potete inserire degli aumenti. Ecco come si presenta il mio maglioncino. L'ho messo in questo modo per farlo entrare tutta nell'inquadratura. Allora, per quanto riguarda le misure, dal collo fino a tutto il maglioncino sono un totale di 44 centimetri. Ho lavorato solo maglie alte, però le maglie alte le ho lavorato fino a un totale di 38 centimetri. A questo punto ho lasciato la lavorazione di maglie alte normali, ho lavorato per 6 centimetri il bordino della piccola molla con una piccola molla di maglia alta in rilievo avanti e una maglia alta in rilievo dietro. Quindi ho alternato una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro e sono un totale di 7 giri che corrispondono a 6 centimetri. Se volete la molla più lunga potete farla tranquillamente. Una volta che avete finito questo possiamo iniziare con la manica e dobbiamo riprendere intorno al giro manica tutte le maglie che troviamo a disposizione. Nel mio caso non devo fare né diminuzioni né aumenti. Se voi invece avete un giro manica più largo del mio, basta fare delle diminuzioni sotto al giro manica dove abbiamo le 3 maglie alte e le maglie alte dove abbiamo unito il davanti con il dietro, perché poi lavoreremo questo, il motivo della foglia, chiuderemo la foglia come abbiamo fatto con il davanti. Adesso vi faccio vedere come riprendere le maglie. Con l'uncinetto numero 4, dal sottomanica punto entro proprio dove ho le 3 maglie alte del giro della maglia e lavoro le maglie alte così come si presentano. Nel mio caso sono un totale di 48 maglie alte. Se invece voi dovete fare qualche diminuzione, la potete fare proprio qui sotto al giro manica. E io vado avanti fino a lavorare
un totale di 48 maglie alte. Vi faccio vedere come lavorare anche la chiusura della foglia. Quindi mi ritrovo da questa parte e su ogni maglia alta lavoro una maglia alta. Qui lavoro un'altra maglia alta, qui una maglia alta, di nuovo una maglia alta, dove ho la catenella lavoro una maglia alta e qui devo chiudere la foglia come abbiamo fatto per il davanti, quindi entro e la lavoro sempre in rilievo avanti e lavoro una maglia alta chiusa a metà e vado a fianco e lavoro queste due maglie alte che risultano una e la chiudo a metà. Una maglia alta nella catenella di separazione e adesso le maglie alte così come si presentano. Andate avanti, vi faccio vedere dall'altra parte come dobbiamo fare. Sono arrivata anche da questa parte e dobbiamo chiudere anche il motivo da questa parte. Quindi ho lavorato la maglia alta nella catenella, entro attraverso tutte e due le maglie alte rilievo perché queste le ho chiuse nel giro sottostante e lavoro una maglia alta a metà. Vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. Faccio l'ultima maglia alta e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. E questo è il nostro giro manica. Adesso lavoro maglie alte come si presentano, quindi mi alzo con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e a fianco una quarta maglia alta. Quindi il giro va avanti in questo modo fino alla lunghezza che voi volete. Semplicemente lavorare delle maglie alte. Poi faremo il bordino per richiamare il bordino con una maglia alta in rilievo avanti e una maglia alta in rilievo dietro per richiamare la molla che abbiamo fatto sotto al maglione. Andate avanti e ci vediamo quando arriviamo alla lunghezza della manica. Ecco come si presenta la manica. Per quanto riguarda la manica, dal sottomanica fino a tutta la lavorazione sono un totale di 44 centimetri. Quindi voi vedete quanto la volete lunga la manica. Una volta che ho deciso la mia lunghezza, adesso devo fare delle diminuzioni per formare il polsino e poi lavorare la molla. Nel mio caso faccio 10 diminuzioni e li metto a caso perché ho un totale di 48 maglie, facendo 10 diminuzioni mi ritrovo con 38 maglie, quindi ho diciamo, un movimento molto buono per il mio polsino. E mi alzo con 3 catenelle e lavoro maglie alte come si presentano. E adesso inserisco una diminuzione, quindi lavoro una maglia alta chiusa a metà, vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta chiusa a metà. Ho fatto la mia prima diminuzione. Quindi vado avanti in questo modo fino a lavorare 10 diminuzioni. Voi decidete se volete un polsino più stretto o vi basta la manica in questo modo senza fare delle diminuzioni. Ci vediamo quando abbiamo finito tutte le nostre diminuzioni. Ecco come si presenta il polsino dopo aver fatto 10 diminuzioni. Come vedete è leggermente stretto. Se volete fare qualche altra diminuzione potete farla tranquillamente. Nel mio caso adesso lavoro il polsino e lavoro una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro. Inizio con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta presa dal dietro. Adesso vado a fianco e con l'uncinetto entro sul davanti e sposto l'asola sull'uncinetto e lavoro questo per 4 giri. Questa invece sono la diminuzione, mi risulta una maglia alta e lavoro una maglia alta in rilievo avanti. Sposto la maglia alta sul dietro e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Quindi al giro successivo dobbiamo lavorare
le maglie come si presentano. Andate avanti e poi ve lo faccio vedere. Ho terminato il primo giro di maglie alte rilievo avanti e maglie alte rilievo dietro e come vedete questo primo giro ha stretto ulteriormente il polsino. Quindi il consiglio che vi do è di non fare molte diminuzioni, altrimenti poi viene molto stretto e dà fastidio quando la dobbiamo indossare. Una volta che abbiamo finito il primo giro dobbiamo continuare per i giri che abbiamo deciso per fare la nostra molla. Io faccio un totale di 4 giri, quindi devo fare altri 2 giri. Altri 3 giri, scusate, questo è il primo, e inizio il secondo giro chiudendo con una maglia bassissima, però prendendo la maglia alta e spostandola sull'uncinetto, in modo da avere già la prima maglia alta in rilievo avanti. Faccio 3 catenelle, vado a fianco e lavoro invece la maglia alta, la sposto sul dietro e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Invece a fianco, avanti, prendo la maglia alta e la lavoro, maglia alta in rilievo avanti, dietro, a fianco maglia alta in rilievo dietro, a fianco prendo la maglia alta, la sposto sull'uncinetto e vado avanti in questo modo fino a terminare i giri. Alla chiusura del giro chiudiamo sempre come vi ho fatto vedere. Quindi dobbiamo proseguire per i giri che avete deciso qui in avanti. Dobbiamo lavorare questa manica e l'altra manica uguale. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Una volta che avete finito tutto potete tagliare i fili. Se vi va iscrivetevi al mio canale e condividete i miei tutorial. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto dove potete farne parte e pubblicare tutti i vostri lavori. È un gruppo libero. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!